Alla base di un agente AI c'è un software progettato per eseguire compiti specifici in modo autonomo. Questi agenti possono prendere decisioni, risolvere problemi, ricordare informazioni e interagire con noi in linguaggio naturale, persino agire di propria iniziativa per raggiungere i loro obiettivi. Il flusso di lavoro di un agente AI è fatto di diversi passaggi. In ogni caso possiamo identificare 3 fasi principali. Durante la fase iniziale, che chiamiamo perception, l'agente AI riceve degli input dall'ambiente circostante. Può trattarsi di input provenienti da ambienti fisici, percepiti quindi attraverso sensori come camere, microfoni, radar, eccetera. Immaginiamo per esempio il caso dell'automobile Tesla, che è circondata di sensori e telecamere, no? Per percepire la presenza di ostacoli o per leggere i segnali stradali. Oppure può trattarsi di ambienti virtuali, di software, pensiamo quindi a funzioni di callback, eventi scatenati da un altro software, trigger da un database, eccetera. Bene, raccolti i nostri input, si passa alla fase del processamento delle informazioni che chiameremo cognition. Qui il nostro agente utilizza il suo arsenale di large language models, algoritmi, modelli e strumenti per interpretare l'input, capire cosa sta succedendo e prendere delle decisioni. Prendiamo sempre la nostra Tesla, no? Il cervello della Tesla processerà gli input che gli stanno arrivando dai sensori e determinerà che c'è un segnale stradale con limite di velocità 50 mentre la macchina sta andando a 80, oppure che la macchina si trova troppo vicino ad un'altra macchina e c'è il rischio di collisione e così via. La gente quindi a quel punto deve trarre delle conclusioni e prendere delle decisioni. Una volta che la decisione è presa, la gente segue la corrispondente azione, si passa quindi alla terza ed ultima fase denominata action. Tornando alla nostra Tesla, la macchina deciderà quindi di rallentare da 80 a 50 all'ora oppure devierà su un lato per evitare la collisione con l'altra macchina. Chiaramente stiamo ancora descrivendo tutto questo ad un livello decisamente alto, nel senso che ai noi è più complicata di così. A titolo d'esempio, tra la fase di perception e quella di cognition ci può essere una fase intermedia chiamata pre-processing, dove i segnali di input vengono convertiti in qualcosa di comprensibile a software. Esempio tipico, le immagini delle telecamere della Tesla che vengono processate per riconoscere gli oggetti o un audio che viene convertito in testo. Anche tra la fase di cognition e quella di action può esserci talvolta una fase intermedia di, valutazione della decisione presa, oppure dopo la fase di action può esserci un momento dove si analizza retrospettivamente come è andata a finire, no? In modo da imparare la lezione per il futuro. Ad ogni modo, di base, in ogni agente AI troveremo sempre e comunque le 3 fasi descritte poc'anzi, perception, cognition e action. Ma quante tipologie di agenti AI esistono? Allora, ne esistono di varie tipologie ed ognuno dà le sue qui. Io ho provato a classificarli nelle seguenti 5 categorie. Simple Reflex Agents, il livello base. Questi agenti rispondono immediatamente ad uno stimolo in maniera predefinita. Esempio pratico: quando vai in ferie e metti la risposta automatica nel tuo cliente di posta, cosa succede? Non appena il cliente di posta riceve un'email, risponde immediatamente con il messaggio predefinito che avevi impostato. Ecco, questo è un esempio di Simple Reflex Agent. Rifacendoci allo schema precedente, nei Simple Reflex Agents manca la fase Cognition. Ci sono solo Perception e Action. Seconda categoria, Model Based Reflex Agents. A differenza dei Simple Reflex Agents, i quali reagiscono semplicemente ad uno stimolo nel momento presente, i Model Based Reflex Agents mantengono una memoria interna, che tiene traccia non solo di ciò che sta succedendo adesso, ma anche di ciò che è successo nel passato. Questa rappresentazione interna dell'ambiente è appunto chiamata model, ed è ciò che permette a questa tipologia di agenti di prendere decisioni informate, appunto perché grazie alle elaborazioni che fanno sul loro modello possono prevedere le conseguenze delle loro azioni future. Esempio pratico: i personaggi dei videogiochi controllati dalle AI che a volte ti sparano addosso senza pensare, a volte invece si nascondono o cambiano tattica. Ecco, quei personaggi sono governati da dei model based reflex agents.
che mantengono memoria delle tue azioni nel videogioco e rispondono strategicamente. La Tesla, con i suoi sensori, le decisioni che prende quando sterzo accelera o frena, ecco, quelle non sono delle semplici reazioni, ma sono azioni più strategiche fatte valutando sia cosa è già successo nei momenti precedenti, sia il possibile stato futuro delle condizioni di traffico attorno alla macchina. Terza categoria, Goal-Based Agents. La caratteristica distintiva dei Goal-Based Agents è quella di essere progettati per raggiungere un obiettivo. Anche loro possiedono un modello, una rappresentazione interna della loro realtà, ma a differenza dei Model-Based Reflex Agents, i Goal-Based pianificano le loro azioni per ottenere il loro obiettivo. La Tesla, così come ce la fanno usare in Europa, non ha un obiettivo, ci assiste alla guida. La stessa Tesla negli Stati Uniti, quando ha la guida autonoma pienamente abilitata, un obiettivo invece ce l'ha, portarci a destinazione. I droni di Amazon l'obiettivo ce l'hanno, far arrivare il pacco a destinazione senza farceli cadere addosso. Un sistema di climatizzazione intelligente regola le proprie azioni secondo un obiettivo, quello di farci stare bene dentro casa. Utility-based agents. Gli utility-based agents si differenziano dai goal-based agents per il fatto che non hanno un solo obiettivo, ne hanno più di uno. Quasi sempre si tratta di obiettivi tra di loro in contrasto, ok? Quindi la sequenza di azioni è decisa in funzione di un compromesso che porti appunto alla massima utilità. Esempio, io abito a Roma, chiedo al mio agente di comprarmi un biglietto aereo per Varsavia, in Polonia. L'agente ha già un modello che rappresenta le mie abitudini, conosce già come la penso, lui sa per esempio che non vorrei spendere più di tot euro, non vorrei viaggiare per più di tot ore, che dovrei partire entro tot giorni dalla richiesta, eccetera. L'agente quindi si troverà a dover pianificare le azioni sulla base di obiettivi in contrasto tra di loro, perché i biglietti meno cari magari sono una combinazione di tratte che ci mette 18 ore per arrivare a Varsavia, oppure il volo diretto con la compagnia di bandiera costerà molto di più di Ryanair, ma almeno non parte e arrivo in orari impossibili e così via. La gente quindi farà una valutazione dei vari scenari di costi, orari e tempi di percorrenza e tramite i suoi algoritmi alla fine mi presenterà quella che secondo lui è la soluzione migliore per me per andare da Roma a Varsavia. Quinta e ultima categoria, i learning agents. Come si potrebbe intuire dal nome, i learning agents imparano, o meglio, migliorano le loro performance col passare del tempo. Sono quindi dei goal-based o utility-based agents, nel senso che anche loro hanno i loro obiettivi. Ciò che li contraddistingue invece è la loro efficienza nel raggiungerli, frutto di speciali algoritmi in grado di valutare i risultati delle azioni rispetto a determinati standard o determinate metriche di performance. Tipico esempio, il sistema di climatizzazione intelligente che impara le nostre abitudini e con il passare del tempo si adatta, no? Imparando quando accendere il riscaldamento, quando spegnerlo, a che temperatura impostarlo e così via. Ovviamente queste 5 categorie non sono scolpite nella pietra, possiamo benissimo avere agenti che sono una combinazione di queste, no? O agenti che a seconda delle situazioni impersonano un tipo anziché un altro, ok? Proseguiamo con la parte un po' più tecnica del video, ossia l'architettura degli agenti AI. Per non appesantire troppo il video mi limiterò a descrivere la loro architettura logica, cioè senza scendere nel dettaglio di quali tecnologie si usano per ciascun componente. Di questo me ne occuperò nei prossimi video. Farò inoltre una semplificazione, ossia assumerò che il cervello degli agenti, la parte di cognition che menzionavo all'inizio del video, sia un large language model. Ovviamente non è sempre così, visto che gli agenti AI esistevano anche prima di ChatGPT. Non parleremo quindi dell'architettura del cervello della Tesla, ci manterremo su cose che possono poi essere sviluppate sia con tecnologie open source alla portata di tutti, sia con i tool di OpenAI, Microsoft e Google, no? Comunemente a disposizione, cose che poi avrò modo di approfondire nei video successivi. Allora, io darò per scontato che sai cosa sono gli LLM e come funzionano. Ormai se ne parla dappertutto su YouTube, ne ho anche parlato nel mio blog, ti lascio un po' di link
qui sotto in descrizione. Fammi sapere comunque nei commenti se vuoi che faccia un video d'approfondimento anche sugli LLM e la generative AI in generale. In poche parole, un LLM è un tipo di intelligenza artificiale progettata per comprendere e generare testo in modo simile a come faremmo noi esseri umani. Questi modelli sono addestrati su enormi quantità di dati testuali come libri, articoli, conversazioni. Grazie a questo addestramento un LLM può rispondere a domande, scrivere testi, tradurre lingue e molto altro ancora. Adesso il ruolo dell'LLM in un agente AI è quello di comprendere gli input, capire gli intenti nostri, degli utenti, interpretare il contesto e fornire un output che sia pertinente. Output che tecnicamente è sempre testuale, poi a seconda dei casi viene tradotto in un video o in un parlato audio o anche in una sequenza di azioni che vengono poi passate ad un sistema attuatore di quelle azioni. In pratica è un cervello artificiale, tra virgolette ovviamente, e per dargli un posto nel diagramma di funzionamento che abbiamo visto poc'anzi, diciamo che l'LLM entra in gioco durante la fase cognition. Bene. Oltre all'LLM ci sono però altri due componenti che entrano in gioco durante la fase cognition, la memoria e l'orchestratore. L'agente AI è dotato sia di memoria a breve termine che di lungo termine. La memoria di breve serve per le interazioni immediate, mentre quella a lungo termine è necessaria per mantenere i dati storici, le conversazioni passate e la base di conoscenza dell'agente AI. L'orchestratore? Volendo fare un paragone con il corpo umano, se l'LLM è il cervello dell'agente AI, allora l'orchestratore sicuramente ne rappresenta il midollo spinale, se vogliamo, la colonna vertebrale, cioè ciò che tiene insieme le varie parti e ne permette le comunicazioni. Ho in programma di fare dei video di approfondimento su memoria e orchestratori perché c'è ancora molto da dire al riguardo. Concludo questo video invece con due parole veloci sulle fasi perception e action. Perception, l'abbiamo detto, si riferisce alla capacità dell'agente di interpretare le informazioni provenienti dall'ambiente circostante attraverso input sensoriali che possono provenire da varie fonti come telecamere, microfoni o altri sensori, ma banalmente anche dalla nostra tastiera quando gli scriviamo un prompt. Okay? Nella fase di action, infine, al di là degli output multimodali, no? Audio, testo, visivi, l'agente ha normalmente a disposizione degli strumenti che può usare a sua discrezione per raggiungere il suo obiettivo o per implementare un'azione. Questi strumenti possono essere di vario tipo, da API di servizi esterni a vere e proprie estensioni robotiche. Thanks for watching.